pronte per un nuovo progetto super semplice ma particolare allo stesso tempo? Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme, come avrete visto dall'anteprima, la mia borsa Cassiopea. Questo progetto veramente facilissimo, perfetto anche per principianti, avendo attenzione per quanto riguarda alcuni punti della lavorazione, ma come sempre vi ho spiegato tutto dettagliatamente, quindi non dovreste avere problemi. Questo è il punto di lavorazione da vicino, sembra chissà quale punto, ma in realtà sono delle semplicissime mezze maglie alte. E per il punto di lavorazione che ho usato per questa borsa ho preso ispirazione da una mia creazione del lontano 2016, quindi 10 anni dopo l'ho replicata di nuovo, ovviamente solo per quanto riguarda il punto di lavorazione. Ho creato anche queste due pieghette in corrispondenza del manico per renderla un pochino particolare e non lasciarla proprio semplicissima. Per realizzarla ho utilizzato il Taiwan da 2,5 mm di Hobby Perline, abbinato alla base ai manici in finta pelle. Comunque progetto super semplice. Se volete realizzarla come la mia trovate il kit e materiali sul sito di Hobby Perline, vi lascio il link come sempre qui sul video e nel box informazioni qui in basso. Come sempre schema scritto e versione per mancini la trovate sul mio blog katieandmade.com. Ora non ci dilunghiamo più di tanto, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò una rocca di Taiwan da 2,5 mm, una base ovale 24 x 8 cm, una coppia di manici in finta pelle a D, 4 moschettoni tondi da 34 mm, un uncinetto 3,5, marcapunti ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo ovviamente dalla base, ci agganceremo nel foro centrale del lato più corto, quindi ci prendiamo il nostro filo, lasciamo la codina finale un po' più lunga che ci servirà per chiudere il giro, ma ovviamente se preferite chiudere con la maglia bassissima perché vi trovate più comode potete farlo tranquillamente. Ovviamente con la chiusura invisibile non si vedrà nessuno scalino, quindi facciamo il cappietto iniziale e ci andiamo ad agganciare nel foro centrale del lato più corto. Quindi mi inserisco, prendo il filo, me lo porto all'esterno e faccio una catenella. Questa sostituisce la prima maglia bassa del giro. Mi inserisco nello stesso foro e lavoro un'altra maglia bassa. Procedo lavorando 2 maglie basse in ogni foro, tranne per il foro che si trova esattamente nell'angolo, quindi qui dove c'è la parte più stondata, vedete c'è un foro. In questo foro andremo a lavorare l'aumento, quindi 3 maglie basse. Ora ci arriviamo, quindi procediamo lavorando 2 maglie basse anche nei 2 fori successivi. E qui nell'angolo vado a fare in aumento, quindi 3 maglie basse nello stesso foro, 1, 2 e 3, in questo modo. Ora procedo lavorando 2 maglie basse in ogni foro e quando arrivo nel prossimo angolo ripeto lo stesso procedimento che ho fatto qui, quindi 3 maglie basse nello stesso foro. Se preferite, per riconoscere il punto potete tranquillamente mettere dei marcapunti. Se siete alle prime armi vi posizionate dei marcapunti prima di partire con la lavorazione, così sapete dove andare a fare gli aumenti. Nel caso vedete che la lavorazione comunque tende ad essere troppo tirata, potete aggiungere un aumento in più per lato, quindi fare un aumento anche nel foro centrale dei lati più corti, quindi su questo e esattamente su quello da cui siamo partite. Ora per il momento sembra che vada bene, ma vediamo strada facendo. Eccoci qua, abbiamo terminato il nostro giro. Ho fatto solo 4 aumenti come vi ho indicato all'inizio e devo lavorare l'ultimo foro. Allora entriamo con l'uncinetto in questo foro e lavoriamo una semplice maglia bassa.
rientriamo nello stesso foro per fare la seconda maglia bassa, prendiamo il filo collegato al gomitolo e facciamo il primo passaggio della maglia bassa, ma la chiuderemo con il filo che abbiamo lasciato più lungo all'inizio. In questo modo andremo poi a chiudere con asola di chiusura. Quindi ho tirato fuori il filo, vado a creare l'asola di chiusura, mi inserisco esattamente in questo punto qui orizzontale. Questa è la catenella che funge da prima maglia bassa, dobbiamo appunto crearci la catenella al di sopra, quindi entriamo in questo modo e poi rientriamo al centro dell'ultimo punto lavorato. In questo modo avremo chiuso il giro in maniera invisibile. Andiamo a bloccare questo filo attraverso le maglie sul retro. Questo sarà il risultato. A questo punto dobbiamo ripartire con la lavorazione. Andremo a fare come sempre il primo giro di maglia bassa in costa retro. Ci inseriamo esattamente nel punto corrispondente a dove abbiamo il filo. Quindi io mi inserisco qui, prendo solo la metà catenella retro, prendo il filo e faccio una catenella. In questo modo avrò sostituito la prima maglia bassa. Procedo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto sottostante e farò un aumento per angolo. Quindi ci andiamo a posizionare dei marcapunti esattamente nei punti dove andremo a fare gli aumenti. Prendiamo in considerazione il punto centrale dell'aumento sottostante. Qui abbiamo 1, 2, 3 che abbiamo fatto nell'angolo. Mettiamo il marcapunti nel punto centrale, quindi nel secondo di questi tre. Esattamente in quel punto faremo l'aumento. Ripetiamo lo stesso procedimento sui 4 angoli. Quindi procediamo lavorando una maglia bassa in costa retro in ogni punto e quando arriviamo al marcapunti ovviamente andremo a fare l'aumento. Non faremo le 3 maglie basse, ma ne faremo solo 2. Quindi esattamente in questo punto marcato ci inseriamo sempre prendendo solo la metà catenella retro, lavoriamo la prima maglia bassa, poi rientriamo nello stesso punto e lavoriamo la seconda maglia bassa. In questo modo avremo fatto l'aumento e ripeteremo questo procedimento dove abbiamo messo i marcapunti, quindi su ogni angolo, mentre per gli altri punti procediamo semplicemente lavorando una sola maglia bassa. Quindi terminiamo il giro e ci rivediamo al termine. Terminato il giro dobbiamo andare a chiudere con chiusura invisibile, quindi tiriamo sulla solina, ci inseriamo in questo punto qui, quindi quello orizzontale, non questo verticale. Questa qui è la prima catenella che abbiamo fatto che sostituisce la prima maglia bassa. Noi dobbiamo inserirci in questo punto dall'interno verso l'esterno in questo modo. Vedete che la catenella resta libera, questa qui. Prendiamo il filo, ce lo portiamo all'interno e tiriamo. Ci inseriamo alla base di questa catenella che abbiamo portato all'interno, in questo modo, all'interno dell'asola e tiriamo questo filo perché dobbiamo chiuderlo questo punto. Quindi noi tiriamo il filo, vedete che si stringe il punto. Prendiamo il filo, tiriamo fuori e facciamo una catenella. Aggiungiamo un'altra catenella per alzare il lavoro e dovremo andare a lavorare una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Quindi carichiamo il filo, ci inseriamo nel punto successivo, prendiamo il filo, carichiamo e chiudiamo tutto. Procediamo in questo modo per tutto il giro, quindi lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante. Non farò più aumenti, ma ovviamente se nel vostro caso fosse necessario, perché vedete che magari la lavorazione tende a restringersi verso l'interno, quindi si imbarca in questo modo,
Potete sempre fare degli aumenti negli angoli, non è assolutamente un problema, quindi nel punto che si trova nell'angolo è indifferente quale, non ci sono regole, l'importante è che comunque li fate nell'angolo, lavorate 2 mezze maglie alte in questo caso. Quindi procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine. Bene, ho terminato il mio giro, adesso per chiuderlo e per passare al giro successivo dobbiamo fare un po' di magheggi. Innanzitutto dobbiamo andare a fare la chiusura invisibile, quindi tiriamo sul filo, ci inseriamo dall'interno verso l'esterno nel punto orizzontale, non nelle 2 catenelle. Se siete alle prime armi vi consiglio di mettere un marcapunti nella seconda catenella così da capire che non dovete entrare in quel punto. Quindi ci inseriamo in questo modo, prendiamo il filo, ce lo portiamo all'interno e siccome adesso nel giro successivo dobbiamo andare a lavorare in questi punti che abbiamo dietro, non nella catenella, ci andiamo ad inserire in questo punto qui. Ora so che farete un po' di fatica a capire, qui abbiamo un punto che sarebbe la seconda catenella, vedete qui abbiamo le 2 catenelle. Noi facendo questo movimento vediamo questa solina qui, noi ci inseriamo nella solina, tiriamo ovviamente il filo per chiudere il punto, prendiamo il filo, facciamo la prima catenella e la seconda per sostituire la prima mezza maglia alta. E questo punto lo abbiamo fatto. Ora procediamo con il resto della lavorazione che poi sarà lo stesso anche per i giri successivi. Quindi carichiamo il filo e dobbiamo andarci ad inserire, come vi ho detto, nelle asoline che abbiamo qui dietro. Ora ve le faccio vedere meglio con l'ago. Qui abbiamo tutte le nostre mezze maglie alte. Noi dobbiamo inserirci in queste asoline qui sul retro e facendo questo procedimento vi resterà tutta la catenella al di fuori, quindi vi verrà un punto in rilievo tra virgolette. Sono andata a prendere spunto da un mio tutorial del 2016, mi piaceva molto quel punto di lavorazione, in realtà non ha un nome, ho semplicemente giocato con i punti, quindi ve lo ripropongo anche in questo progetto dopo un po' di anni. Quindi ci inseriamo con uncinetto in questo punto qui, in questa solina, quindi questo è il dritto del lavoro, noi giriamo, andiamo verso l'interno e ci inseriamo in questa solina qui che sporge, prendiamo il filo, chiudiamo ovviamente la mezza maglia alta e vedete che vi resta la catenella ben visibile. Procediamo così per ogni punto. E questo sarà l'effetto che otterrete, quindi procediamo in questo modo per tutto il giro. Terminato il giro avremo ottenuto questo effetto a rilievo che io ho sempre amato, però l'ho fatto una volta e poi non l'ho fatto più. Adesso dobbiamo chiudere il giro, ci inseriamo sempre dall'interno verso l'esterno in questo punto qui orizzontale, non nelle 2 catenelle. Prendiamo il filo, ce lo portiamo all'interno e questa volta chiudiamo normalmente perché andremo a lavorare i punti normalmente, quindi ci inseriamo alla base di questa asola che abbiamo portato all'interno dell'asola tiriamo il filo ovviamente per chiudere il punto, facciamo una catenella e un'altra catenella per alzare il lavoro e sostituire la prima mezza maglia alta e poi procediamo lavorando una mezza maglia alta in ogni punto sottostante, lavorandola normalmente, quindi entrando nel punto, nella catenella. Lavoriamo tutto il giro in questo modo e ci rivediamo al termine.
Terminato anche questo giro, a questo punto dobbiamo andare a chiudere come abbiamo fatto nel giro precedente a questo appena lavorato. Quindi ci inseriamo sempre in questa zonina qui abbiamo le 2 catenelle. Ripeto che se siete alle prime armi potete mettere il marcapunti esattamente nella seconda catenella in questo modo, così sapete che dovete andarvi ad inserire esattamente in questo punto qui, dall'interno verso l'esterno. Andiamo a prendere la solina, ce la portiamo all'interno in questo modo e dobbiamo andarci ad inserire esattamente in questa solina qui, che sarebbe semplicemente la seconda catenella delle 2 iniziali, però questo è l'unico modo per chiudere in maniera leggermente invisibile. E poi ci inseriamo nell'asola che abbiamo portato all'interno, tiriamo il filo per chiudere il punto, facciamo una catenella e un'altra catenella per sostituire la prima mezza maglia alta ed alzare comunque il lavoro. In questo modo ora dovremo lavorare il giro sul retro, quindi nelle asoline che abbiamo qui sul retro. Quindi carichiamo il filo e ci andiamo ad inserire esattamente in questa solina qui che si trova sul retro. Ve ne accorgete perché una volta inserito l'uncinetto comunque la catenella resta libera. Ci inseriamo e lavoriamo una mezza maglia alta. Procediamo in questo modo per tutto il giro. Vedete, sposto la catenella superiore e vado ad inserirmi nella solina retro, tutte queste qui che vediamo. Procederemo in questo modo comunque per tutto il corpo borsa, perché andremo a lavorare questo giro alternato al giro normale di mezza maglia alta. La chiusura del giro è sempre quella. Si noterà leggermente il punto di chiusura perché è impossibile nel momento in cui andiamo a lavorare sul retro non far vedere il punto di chiusura. L'unico modo per renderlo completamente invisibile sarebbe tagliare il filo, chiudere con la sola di chiusura e ripartire, che non sarebbe male come idea, però per questa volta va così. Quindi procedo ultimando questo giro che lavoriamo sul retro. Poi chiudo di nuovo il giro con chiusura invisibile normale, non quella che abbiamo fatto adesso, e continuo lavorando il giro normale a mezza maglia alta, quindi lavorando sulle catenelle. Poi richiudo il giro e riparto con il giro che stiamo lavorando ora, quindi sul retro, e dovremo alternare queste 2 righe per tutta la lavorazione della borsa. Quindi qui in alto vi lascerò indicato il numero di giri totali che andrò a lavorare insieme alla misura in centimetri che otterrò. Se non vi trovate con il totale di giri potete tranquillamente seguire la misura in centimetri, quindi aumentare o diminuire i giri fino a raggiungere quella misura. Procediamo in questo modo e ci rivediamo al termine dei giri. Lavorati tutti i giri, ho lavorato 23 giri di mezza maglia alta. A partire dal primo di mezza maglia alta fino all'ultimo ho raggiunto un'altezza di circa 21-22 cm. A questo punto devo andare a chiudere il mio lavoro e devo lavorare l'ultimo giro di rifinitura. Ci tengo a precisare che ad una certa ho iniziato a tagliare il filo e chiudere con la sola di chiusura ogni 2 giri, perché come potete vedere, come vi avevo detto anche all'inizio, chiudendo il giro prima di lavorare il punto in costa retro si creava, diciamo, una chiusura troppo visibile. Quindi, come vi avevo consigliato, tagliando il filo e chiudendo con la sola di chiusura quel giro, ho reso il punto di chiusura invisibile. Ho cercato di fare delle prove con altri metodi, ma
mi restava sempre visibile il punto di chiusura, quindi ho sistemato in questo modo. Quindi vi consiglio di tagliare il filo proprio dagli inizi, quindi ad ogni giro che terminiamo di mezza maglia alta normale, non quella in costa, voi tagliate il filo e andate a chiudere con asola di chiusura. A questo punto io chiudo con una maglia bassissima esattamente nella seconda catenella delle due, mi inserisco semplicemente all'interno della seconda catenella e faccio una maglia bassissima in questo modo, perché lavorerò l'ultimo giro a maglia bassissima. Prima di fare questo però vado ad appiattire la mia borsa, perché ho pensato di fare dei piccoli soffietti che ospiteranno il manico. Quindi mi prendo il mio manico, me lo metto più o meno al centro. Ora vado a prendere le misure per bene. Il mio bordo misura 30 cm, quindi qui è la metà del bordo, e devo centrare il manico in questo modo. Le piegature devono venire esattamente in corrispondenza degli anelli del manico. Mi vado a mettere dei marcapunti di riferimento e riporto la stessa misura anche sull'altro lato. Il procedimento che dovremo fare è semplicemente andare a chiudere leggermente la parte che ospiterà il manico, a vostra scelta di quanto, però basta proprio una piccola piegatura, e una volta decisa la piegatura andiamo a fissare sempre con un marcapunti, perché dobbiamo comunque definirci la zona. Quindi io calcolerò 1 2 3 1 2 3 in questo modo. Ripeto lo stesso procedimento anche dall'altro lato, ovviamente, quindi dal marcapunti che salto, conto 1 2 3 1 2 3 e vado ad unirli. Lo stesso procedimento poi lo ripeteremo anche sull'altro lato. Intanto procediamo semplicemente lavorando una maglia bassissima in costa retro in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Ok, arrivati a questo punto, qui abbiamo i due punti marcati che corrispondono alla piegatura. Noi dobbiamo saltarli quei punti, ci inseriamo nel punto successivo, esattamente qui, e facciamo una maglia bassissima. Quindi qui abbiamo chiuso la prima piegatura e possiamo togliere questi marcapunti perché non ci occorrono più. Ora procediamo lavorando una maglia bassissima in costa retro fino al marcapunti, dove dobbiamo ripetere lo stesso procedimento. Quindi ci ritroviamo qui, abbiamo la piegatura, noi saltiamo tutta la piegatura e andiamo ad inserirci nel punto successivo a quello marcato. Procediamo nello stesso modo, quindi lavoriamo una maglia bassissima in costa retro per ogni punto successivo fino ad arrivare sull'altro lato, dove dovremo ripetere lo stesso procedimento. Io qui non ho ancora creato le piegature, ma comunque il procedimento è lo stesso. Quindi ultimiamo questo giro e ci rivediamo al termine. Terminato il giro possiamo tagliare il filo e andare a chiudere con asola di chiusura. Ci inseriremo nel primo punto. Questo sarà il risultato finale con queste pieghe. Vi consiglio ovviamente di foderare la borsa per camuffare queste piegature che abbiamo creato. Io non vi farò vedere il passaggio in questo video, ma vi lascio il link del mio tutorial dedicato alla fodera per principianti. La trovate sia nella link qui in alto che nel box informazioni in basso al video. Infatti in questo momento io eviterò anche di mettere la chiusura proprio perché voglio andare a foderare, ma non lo farò in questo momento. Ovviamente vi consiglio di mettere un bottone magnetico oppure, se preferite, anche una cerniera. A questo punto quindi possiamo andare ad applicare i nostri manici. Ho già messo i moschettoni, possiamo applicarli in corrispondenza delle piegature.
Ed eccola qui, una volta terminato questo sarà il risultato. È comunque una borsa molto semplice, ma il punto di lavorazione la rende un pochino particolare. Ovviamente voi potete applicare anche altri accessori, tipo una tracolla se preferite portarla a tracolla. Per quanto riguarda la fodera, come vi ho già detto, vi lascio il link indicato nella qui in alto e nel box informazioni qui in basso. Se volete realizzarla come la mia trovate il kit materiali completo sul sito di Hobby Perline, vi lascio il link come sempre qui sul video e nel box informazioni qui in basso. Schema scritto e versione per mancini la trovate sul mio blog katandmade.com. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se la realizzerete. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!